Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le tendenze energetiche predestinate per aprile 2026. Ragazzi, abbiamo la torre. Può essere un momento di restyling di qualche situazione, di qualche relazione, del vostro modo di pensare, del vostro modo di comportarvi. C'è come un qualche cosa che va ridimensionato. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link del corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, ok, partiamo subito con un 2 di pentacoli. Abbiamo un 2 di bastoni, un 4 di bastoni, un 10 di bastoni, un 6 di pentacoli, abbiamo la ruota della fortuna, un 4 di spade e l'imperatrice, ragazzi. Bene, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è l'andamento energetico del mese e potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere settore per settore, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Bene, partiamo da questo 2 di pentacoli che mi dà un po' l'impressione che siate in una fase, potrebbe essere giocosa, potrebbe essere una fase leggera e potrebbe anche essere per qualcuno una fase di alti e bassi. Potrebbe esserci una persona nella vostra realtà che ha come un atteggiamento di andirivieni, dove con questo 9 di bastoni al contrario voi siete un po' arresi al tipo di comportamento o al tipo di dinamica che si sta presentando, però questo fa sì che si manifesti questo 2 di bastoni, quindi questa indecisione, questa titubanza, andiamo a vederlo. Imperatore e 3 di spade, datemi una carta per l'imperatore. Temperanza. Sì, anche la temperanza mi dice che c'è qualcosa che non va in questa situazione, in questa relazione. Cioè non è che non vada, è che è intermittente. Ho come questa sensazione. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. La la. Sole, diavolo e regina di spade. Manca chiarezza mentale qui, ragazzi. Ho come la sensazione che qualcuno cerchi di tenervi incastrati in qualche tipo di ideale, in qualche tipo di situazione potrebbe anche essere. Fate attenzione perché con la regina di spade al contrario la mente è un po' offuscata. E un'altra cosa che mi viene da dire, vedendo diavolo e regina di spade insieme e sole, tutte e tre al contrario, tra l'altro, fate attenzione ragazzi perché potrebbe esserci questo mese qualcuno che tenta di infilarvi nella testa certi pensieri che non sono vostri.
certe ideologie. È un po', sono due carte che insieme mi parlano di manipolazione, soprattutto quando sono al contrario. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Abbiamo la luna, quindi anche qui una realtà che si vede a metà, un qualche tipo di aspettativa con questo 10 di bastoni che deve essere lasciata indietro, può essere un comportamento. 3 di coppe e regina di denari. È come se la parte ludica in questa situazione, in questa relazione fosse bellissima, poi però quando si tratta di diventare seri non c'è trippa per gatti. Andiamo a vedere 6 di pentacoli. Asso di spade e 8 di bastoni. Credo che una comunicazione chiara, decisa, determinata, lineare possa effettivamente riportare l'equilibrio in questa situazione, scusate, o in questa relazione. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. 5 di pentacoli e 7 di bastoni. Non lo vedo un mese poi così stabile, sinceramente ragazzi, ci sono parecchi alti e bassi. Andiamo a vedere il 4 di spade. 4 di spade nuovamente e matto. C'è bisogno di iniziare con qualche nuovo approccio. Il 4 di spade è una di quelle carte che indica la consapevolezza di essere in una situazione o relazione che non è il massimo della passione, però è anche vero che è una carta che indica una certa stanchezza, la vediamo anche qui con il 9 di bastoni all'inizio, e quindi come un ok, rimango qui perché almeno so come gestire la situazione, piuttosto che in questo caso la sento come un momento di riposo, perché poi qui abbiamo anche un matto e mi indica un nuovo inizio, mi indica un nuovo entusiasmo, mi indica qualcosa di nuovo che secondo me dopo un periodo di riflessione può effettivamente iniziare. Andiamo a vedere l'imperatrice. 6 di coppe e il mago, ragazzi. Devo dire, ragazzi, che sì, ci sono dei temi che ritornano, secondo me, dal passato. Credo che molto sia legato questo 10 di bastoni a quelli che sono le vostre aspettative, i vostri risultati, anche le vostre responsabilità. Io credo che questa torre sia qui proprio per fare come un restyling abbastanza globale di certe vostre idee, di certi vostri obiettivi e anche un po' per quello che riguarda il momento attuale che state vivendo. Allora, partiamo dal lavoro e dalle persone che sono senza lavoro. Sinceramente, ragazzi, vedo che sì, qualche cosa può effettivamente iniziare nel mese di aprile, potrebbe arrivarvi una chiamata, magari è uno di quei curriculum che avete mandato tempo fa e che vi siete dimenticati, però effettivamente sì che vedo inizi, vedo colloqui, vedo che vi chiamano. Vedo contratti anche, probabilmente sono a breve termine, ve lo dico, tipo 3 mesi, come se fossero contratti a scadenza, però intanto vedo che si muovono effettivamente delle cose. Potrebbe anche essere un colloquio fatto adesso per iniziare poi a maggio, però sì che sento che c'è un qualche cosa che si muove a livello lavorativo. Per le persone che sono occupate, allora, se state aspettando un rinnovo del contratto, secondo me potrebbe arrivare. Se state aspettando una promozione, vi dirò che anche, ho come la sensazione che questa torre, in realtà la torre non è sempre brutta, però è un po' come se come se facessero crack i pensieri che avete fatto fino ad adesso e
fosse il momento di costruirne di migliori, costruirne altri. Se per caso è da un po' che vi state aspettando, cioè, o meglio, che avete chiesto l'aumento di stipendio, l'aumento di ruolo, trasferimento no, non lo vedo. Però comunque è come se fosse un buon mese questo per far arrivare quello che vi stavate aspettando. Devo dire che se fosse il cambio di la promozione la vedo molto molto ben favorita. Mm? Vi dico anche un'altra cosa. Ho come la sensazione che in questo mese siate particolarmente abili con le parole e che quindi possiate effettivamente liderare, diventare i leader di un gruppo di persone. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, allora anche qui vedo che effettivamente potrebbero esserci delle nuove collaborazioni, delle nuove conoscenze, potrebbero esserci nuovi clienti. Può essere che siano diversi rispetto a quelli che avevate prima, può essere che sia necessario fare come un restyling della catena di montaggio di quel prodotto piuttosto che di quel servizio, piuttosto che anche solo del listino prezzi, Cioè c'è come una rottura del vecchio per ripristinare un nuovo migliore. Tenete presente che si finisce comunque con l'imperatrice, quindi si va verso la prosperità. Quello che si sente è che si potrebbe, diciamo, prendere qualche progetto vecchio, potrebbe anche essere qualche collaborazione vecchia, e rivederla in modo da poterla riproporre. C'è come un restyling da fare anche su qualche vecchio progetto, su qualche vecchia idea, su qualche vecchia collaborazione. Se per esempio sono 5 anni che avete lo stesso contratto con quel cliente o fornitore, magari è arrivato il momento di rivedere un pochettino i prezzi, le quantità e quelle cose lì. Parliamo di progetti. Allora, per quello che riguarda i progetti, secondo me, se vi togliete l'asticella, l'obiettivo che avete puntato, sarà più facile per voi godere dei risultati che otterrete in questo mese, perché sì, arrivano dei risultati. Soprattutto se è un progetto che è monetizzato, sento che potrebbero arrivarvi dei soldi da parte di questo progetto. Vi dirò, per qualcuno potrebbe anche essere arrivato il momento di vendere il prototipo di questo prodotto piuttosto che il brevetto di quest'idea. C'è come un'occasione in più per fare del denaro attraverso i vostri progetti. Per quello che riguarda la situazione economica, allora ragazzi, devo dire che non è particolarmente florida in questo mese, ma io credo che sia per i cambi che la torre vi obbligherà un pochettino a fare. Ehm, Sinceramente vedo delle spese in più, potrebbero esserci delle spese non preventivate. Sto guardando per i debiti, però ho come l'idea che qualcuno potrebbe contrarre dei debiti per iniziare questo nuovo percorso, questo restyling. Non che sia negativa la cosa, perché comunque finiamo poi con Imperatrice che è una carta di prosperità e abbondanza, però è vero che nel mese di aprile probabilmente dovrete stringere i denti prima di vedere i risultati di questi investimenti. E se siete, se siete investitori, può essere che non sia un periodo dove vedrete grandi risultati. Perlomeno ho come l'idea che aprile sarà molto ad alti e bassi, però verso la fine di aprile secondo me le cose si sistemano, si appianano un pochettino, ok? Parliamo di relazioni. Allora, innanzitutto vi devo dire una cosa. C'è un componente della vostra famiglia, potrebbe essere un padre, un genitore, un tutore, un figlio, un cugino,
parente parallelo o discendente o ascendente, no, non credo che si dica. Comunque qualcuno che vi sta sopra o qualcuno che vi sta sotto a livello di albero genealogico, ehm, che avrà un po' come questa tendenza, potreste anche essere voi, a controllarvi o potreste essere voi che avete la tendenza a controllare qualcuno in famiglia. Quindi mi viene da dire di rompere questo schema di comportamento. Non vi fate manipolare. È perché siete un po' così, un po' diciamo insicuri, avete 2-2 di partenza e quindi c'è come questo tentennamento su quello che dovete fare, su come vi dovete muovere e c'è qualcuno che potrebbe tentare di influenzarvi oltremodo sulle scelte che vorrete prendere. Io sento che potrebbe essere un fratello, una sorella, un amico o amica molto molto stretta o stretto. Fatemi sapere poi nei commenti. Io non credo che lo faccia con l'intenzione di farvi del male, è più con l'intenzione di aver ragione, fondamentalmente. Parliamo di relazioni romantiche. Allora ragazzi, per quello che riguarda i single devo dire che si apre un buon periodo, c'è un bellissimo asso di coppe qui all'inizio, quindi secondo me già il mese sboccia con una nuova conoscenza, con un'apertura del cuore, c'è qualcuno che insomma vi potrebbe intrigare. La cosa che mi viene da dire è che potrebbe essere una persona sposata o comunque già impegnata e quindi esserci come questa sorta di altalena di andirivieni iniziale. Eh, Potrebbe anche essere una persona, se per caso non fosse sposata, non fosse impegnata, potrebbe essere una persona che è, diciamo, poco disponibile a causa del suo lavoro, come se fosse una persona che lavora tanto e ha poco tempo per il diletto. Vi dirò che in qualche caso questa persona potrebbe essere in una fase dove si esce, cioè dove sta uscendo da qualche crisi personale. Ora, c'è, come dire, la possibilità che si sviluppi qualche cosa, però sento anche che avete bisogno di parlare chiaro. Io voglio questo, questo e questo da una relazione. Se me lo puoi dare bene, se non me lo puoi dare, bene uguale. In realtà qualcosa comincia, però sento che è un po' come il mettere i paletti che fa capire all'altra persona che spessore voi avete. Quindi vi dà un po' come di tono, diciamo così. Tenete presente anche che c'è un'imperatrice qui alla fine e un imperatore qui all'inizio, quindi secondo me può essere una relazione con degli sbocchi importanti, ma siccome avete tante carte di condizionamento mentale, fate attenzione a prendervi i giusti spazi durante il mese di aprile per riflettere se quello di cui avete parlato con questa persona è realmente quello che volete voi o se semplicemente questa persona ve ne ha parlato talmente tanto da farvi il lavaggio del cervello. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora, ci potrebbe essere area di tentazione nel mese di aprile. Potreste conoscere una persona che vi porta un po' fuori dalla vostra coppia. Non dico che succeda qualche cosa a livello fisico, però è come se iniziaste a porvi delle domande. Ma è realmente così in tutte le coppie o è così solo nella mia? Questa dinamica, questo, perdonate, ma io sento che vi stanno controllando, che stanno tentando di condizionarvi oltremodo nel mese di aprile e quindi anche per voi sarà molto importante fare un po' il punto della situazione e chiedervi che cosa mi accende, qual è la mia vera essenza, qual è il mio obiettivo, dov'è che voglio andare, cos'è che mi entusiasma. Perché queste saranno domande fondamentali per farvi capire dove voi date il meglio di voi stessi e dove non siete disposti a cedere. È vero che avete questo 10 di bastoni, può anche essere che certe idee che avete siano un po' troppo utopiche, un po' troppo in là, però fate attenzione a non scostarvi troppo da quella che è la vostra essenza, da quello che è il vostro reale volere, mi viene da dire.
Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione clandestina, in una relazione non ben definita, strana, senza etichetta, anche qui occhio alle parole. Cioè io ho come la sensazione che attraverso le parole vi facciano un po' fare quello che vogliono gli altri in questo mese. Quindi quando qualcuno vi dice qualcosa, bloccatevi e chiedetevi: è quello che voglio? Veramente voglio dare la conferma a questa persona su questo tema o lo faccio solo perché questa persona non se ne vada, perché questa persona non si arrabbi, per non ferirla? Mm? Ci sono certe cose che è meglio dirle subito. E se l'altra persona ci resta male, pazienza, però almeno voi non tradite voi stessi. Se io non me la sento di fare una certa cosa, è meglio dir di no subito, capendo che cosa voglio io, perché poi l'altra persona, se noi rimaniamo un po' titubanti, l'altra persona potrebbe insistere, 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 fino a quando ci prende per sfinimento e noi accettiamo. Quindi i no devono essere categorici e subito, se c'è qualche cosa che non vi va di fare. Però c'è una cosa che vale un po' per tutti, per quello che riguarda le relazioni romantiche, sento che c'è un tema legato al creare una famiglia piuttosto che ai figli. Fate attenzione alle proiezioni, cioè quando qualcuno vi dice, vi faccio un esempio un po' più pratico per farvi capire, voi non avete figli, li volete e state frequentando questa persona che può come darvi un'idea, può come mettere un input sul sì, mi piacerebbe avere ancora altri figli, però è un condizionale, mi piacerebbe, non è una cosa certa. E quindi questa cosa qua, oltretutto, parla di sé, non parla di noi. Quindi questa cosa qua potrebbe essere vissuta da chi magari vuole figli come una proiezione. Ah sì, in un futuro potrei avere dei figli con questa persona. Però in realtà è una proiezione. E questa cosa purtroppo, soprattutto se li volete veramente, se avete come questo desiderio da molto tempo, potrebbe essere questa la fonte di manipolazione, cioè farvi credere che c'è la possibilità di creare una famiglia con questa persona. Mm? Questo succede soprattutto se la persona è già impegnata, questo ve lo dico. Però sono messaggi veramente particolari, potrebbero risuonare solo per qualcuno di voi, ma siccome sono curiosa, fatemelo sapere nei commenti se vi risuona. Andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia, che cosa vi vuol far vedere ancora. Abbiamo il maestro e la creatività. Questa è un'imperatrice e un eremita. Scusate, non è un eremita, è un matto. Guardate, questa carta la sento molto collegata con questo gruppo di carte. Un po' perché avete il matto. Un po' perché questa carta nel mazzo di Osho si chiama il maestro. Si chiama il maestro perché noi siamo i maestri di noi stessi. Il fatto che venga illustrato come una sfera che gli esce dalla testa rappresenta la nostra coscienza. Ok? Quindi è un po' come dire, di far fede a voi stessi, di ascoltare la vostra coscienza, che voi o noi nel nostro interno sappiamo sempre quando qualche cosa è in allineamento con noi o no. Quello che ci frega è la mente, è l'ego, sono gli obiettivi, i risultati, le cose a cui ci attacchiamo. Poi qui abbiamo di nuovo la creatività, l'imperatrice. E mi viene un po' da dire, create la vostra realtà. Voi sapete che cosa è in allineamento con voi stessi, si tratta di essere onesti con voi stessi. Allora, questa persona non vi ispira perché vi sembra che, non lo so, vi forzi in certe cose, ditelo. E se la persona non rispetta i vostri limiti è perché è abituata a far così. Mm? Quindi chiedetevi se veramente volete una persona così di fianco. Ok, ultimo oracolo. Quanti.
Indipendenza organizzativa, imparate a fare da soli, mi verrebbe da dire. L'imperatrice è la creatrice, la co-creatrice, se vogliamo. E parla di 5 mesi, quindi è come se da adesso, nei prossimi 5 mesi, abbiate come la possibilità di riorganizzare un po' le idee, la parte economica, la parte lavorativa. Poi abbiamo 2 giorni, confusione, che è un po' quello che vedo qui all'inizio del mese, quindi ci potrebbe essere come questo momento un po' lunatico, vediamo anche la luna, un po' di confusione mentale. Superficialità 7 mesi, qui lo sento come se fosse, perché qui avete il 2 di pentacoli all'inizio. Quindi fate attenzione a non rimanere troppo in superficie con certi temi, cioè scavate, andate a fondo, non accontentatevi di certe risposte. Commercio, 3 settimane, quindi per chi stesse cercando lavoro, ragazzi, c'è come un contratto, vedete che assomiglia un po' al 6 di pentacoli come disegno e anche un po' come archetipo, secondo me. Bene, cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, con un hype, con la vostra iscrizione o la condivisione del video e sappiate che per iniziare un percorso di crescita personale con me basato sul lavoro delle credenze limitanti vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Sono 4 playlist, sono numerate, sono state studiate come un corso di formazione, quindi vanno viste in ordine cronologico di numero. Tenete presente che tratto sia le credenze limitanti, ma ci sono anche temi di metafisica e di metamedicina, ci sono delle meditazioni per pulire e proteggere il campo energetico, si parla di Kundalini, di come è la visione eterica, di come risvegliare il terzo occhio. Insomma, ci sono decenni dei miei studi personali come terapeuta in esoterismo e come formazione personale che io ho condensato e messo lì a disposizione per voi, per aiutare anche voi nel vostro percorso di crescita. Date un'occhiata ai titoli dei video, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così almeno vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, io ragazzi vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!